Buonasera, buonasera a tutti quanti, ben ritrovati sul mio canale. Dopo un po' di tempo che non facevo video di cucina, questa sera ho deciso di mostrarvi due cose. La prima è il nuovo fornetto che ho preso un paio di mesi fa, e la seconda, visto che vi mostro questo nuovo fornetto modificato, vi mostro anche una ricetta particolare di una pizza che ho sperimentato ultimamente, che è molto buona. Intanto vi faccio una piccola parentesi e vi spiego questo nuovo fornetto che cos'ha. Allora, è molto simile al Ferrari, solamente che ha meno parti in plastica e quindi si presta di più alle modifiche per le alte temperature. Per le alte temperature cosa è stato fatto? È stata disattivata la resistenza inferiore e sostituita quella superiore. Ora, normalmente di base sia questo forno che gli altri simili, come il Ferrari e anche altre marche, hanno due resistenze, tutte e due da 600 watt, inferiore e superiore. Questa qui è stata sostituita, la superiore, da 600 con una da 1200. Quindi alla fine il fornetto assorbe sempre la stessa corrente, la stessa potenza, quindi abbiamo sempre 1200 kW, solamente che in questo caso sono tutti superiori. Questo dà la possibilità, uno, di scaldare in maniera più potente la pietra, due, e quindi cucinare anche a più alte temperature la parte superiore della pizza, ma allo stesso tempo nel momento in cui noi caliamo la pasta, quindi la pizza sulla pietra, la pietra comincerà a perdere il calore, nel frattempo cucinerà la pizza, si raffredderà, ma siccome il tempo qua di cottura siamo intorno al minuto e 15, minuto e 20, quindi siamo sui 75-80 secondi, forse qualcosetta di più magari se la pizza è ben farcita, non diamo tanto tempo alla parte inferiore di raffreddarsi più di tanto, però questo fa sì che sotto non si bruci, quindi sotto non avremo mai una pizza bruciata, e avremo una pizza cotta in pochissimo tempo, come deve essere la pizza napoletana, e vi assicuro che il risultato è veramente notevole. Mentre prima con quell'altro, anche se modificato col G3 Ferrari, stavo sui 2 minuti e mezzo, anche a volte 3, qui la differenza si nota. Ovviamente adesso vi mostro, questa qui è la resistenza. Come vedete è una resistenza diversa rispetto a quella originale, sia di questo che del G3 Ferrari. Tutto il resto è identico. In più la pietra più di tanto non si sporca, ma poi è anche facilmente pulibile per pirolisi, perché basta lasciare acceso qua con una potenza di 1200, veramente in pochi minuti questa si pulisce. Anzi, ultimamente ho approfittato, ho messo qui una pietra che era sporchissima di un G3 Ferrari e ve l'ha fatta tornare praticamente nuova. Di questo è stato tolto tutto. Il termostato è staccato, quindi questo nel momento in cui io infilo la spina parte, e per spegnerlo devo scollegare la spina, ma non è un problema, l'importante è ricordarsi di non lasciarlo acceso, ma insomma. Io quando sono solo faccio una pizza, una volta che è fatta spengo, e se sono con gli altri stessa cosa, faccio una, spengo, mangiamo, poi facciamo un'altra, oppure se devo infornarne di più lascio sempre acceso, poi l'ultima si stacca. La resistenza sotto, come vedete, è staccata, la manopola qui è stata tolta, è stato fatto un coibentamento della calotta proprio per temperature più elevate, è stata messa una manopola qui lateralmente, la luce è stata spostata qui sul piedino e i cavi sono stati sostituiti con cavi ad alta temperatura, per cui diciamo è un modificato, ma poi alla fine sì, le modifiche sono veramente poche, anche perché il fornetto è molto semplice. Questo per quanto riguarda il fornetto, dopo lo vedrete in azione. Invece per la pizza vi dicevo che è una pizza particolare. Eccoci qua sul piano di lavoro. Allora, noi qua abbiamo
innanzitutto tre prodotti, 3 componenti surgelati: il panetto surgelato, la mozzarella surgelata e le melanzane grigliate surgelate. Ora, queste qui, le melanzane, trovate anche un altro video di come io le faccio al microonde, funzione crisp, per chi ha il Whirlpool conosce questa metodologia di cottura. In pochissimi minuti, trovate il video sul canale, riesco a fare le melanzane con pochissima fatica e sono buonissime. Anche surgelate, poi decongelate, non perdono l'acqua come le normali verdure, perché durante la cottura si asciugano e buttano fuori già da sole tutta l'acqua. In più io ci metto su, nel momento in cui le metto nel forno, oltre all'olio d'oliva ci metto su sale grosso, e quindi questo permette di estrapolare tutta l'acqua che hanno, gran parte dell'acqua che hanno le melanzane. Infatti si forma tantissimo vapore quando si cucinano queste. Il formaggio, l'avevo già detto in un altro video, quello della capricciosa, se volete recuperarlo, dove ci sono anche altri consigli su come io preparo come stendo la pizza, come si fa per evitare che si sporchi la pietra. Alcuni consigli che secondo me dovete dare un'occhiata al video. Lo trovate sempre nella playlist di cucina che vi lascio qua in descrizione, così vi fate un'idea anche magari sapete già tante cose, ma magari qualcosa vi è sfuggito, potrebbe esservi utile. Il formaggio è un filone di mozzarella per pizza dell'Eurospin, formato da 1 chilo. Ne ho provati diversi, di diverse marche, però alla fine questo qui mi piace e quindi continuo a prendere questo. Lo taglio a cubetti, lo metto, approfitto riciclando questi contenitori della ricotta che sono comodissimi, 70 grammi a cubetti. Per finire, la parte principale, il panetto per la pizza di pasta. Questo qui è molto semplice: una volta che i panetti sono pronti, lievitati, li metto in un film e direttamente in congelatore. Poi dopo dipende, se lo tiro fuori poco prima della pizza lo lascio decongelare a temperatura ambiente, altrimenti se lo tiro fuori magari già a ora di pranzo lo metto in frigo e poco prima della pizza lo tiro fuori, in modo che l'impasto si porti a temperatura ambiente. Ok, dai, prepariamo la pizza, così dopo vi faccio vedere altre cose. Ok, allora, impasto steso. Ricordiamo sempre di mettere un po' di farina sotto e sbattere le palette in modo da non portare troppa farina sulla pietra, che poi la farina brucia e si sporca la pietra. Anche questo è uno dei vari consigli che ho lasciato nel video della capricciosa, quindi andate a vederlo. Incominciamo subito a mettere la melanzana. La metto prima, questa, perché siccome è già cucinata, è anche già un po' bella, non dico abbrustolita, ma quasi, con i 400 gradi poi del forno va a finire che poi me la brucia, allora è meglio metterla sotto, così come anche prosciutto cotto o comunque ingredienti che non devono essere cucinati troppo, meglio metterli prima della mozzarella. Guardate che bella. A questo punto mettiamo la mozzarella. È una pizza molto molto delicata, infatti io poi cosa faccio?
ci metto sopra un po' di formaggio grattugiato, poi vedete voi se è grana, se è parmigiano reggiano, o io uso questo qui ultimamente che non è neanche tanto male, un formaggio grattugiato. Giusto per dare un po' di sapore, no? Perché è veramente molto leggera, dopo dipende un po' dai gusti. E poi per finire, anche qui, sempre a gusto, se volete, un pizzico di sale, appena appena. E poi alla fine, dopo la cottura, rigorosamente un po' di olio extravergine d'oliva. Ok, allora questa è pronta e adesso ci spostiamo di là mentre il fornetto si sta riscaldando. Bene, eccoci qua. Allora andiamo a prendere la temperatura. Boh, siamo a 350 gradi, è quasi pronto. Vedete che bella che è la resistenza. Questo è utilissimo e anzi indispensabile, perché bisogna sapere esattamente quando si inforna. Io inforno intorno ai 390 gradi. C'è chi inforna a 380, 400, non andare oltre i 400, diciamo 390, 395, va bene. Adesso siamo a 380, quindi ancora un attimino. Dopodiché fate attenzione a come io inserisco l'impasto. Verifichiamo. Ok, ci siamo, dai. 390, andiamo a infornare. Allora, come avete visto, un attimo che prendo il tempo, come avete visto, che operazione ho fatto io? Ho dato un colpo secco e subito tirato via le palette. Questo proprio per il colpo secco serve proprio per staccare eventualmente l'impasto dalle palette, in modo che non rimanga attaccato, soprattutto quando poi dopo voi le togliete, a volte l'impasto si tira e lì vi si rompe, no? Se non è bello elastico. Allora gli si dà un colpetto e poi subito di colpo si tolgono via le palette. Bisogna, se si è soli, fare velocemente, alzare e evitare di stare troppo col forno aperto, subito calare, diciamo, l'impasto, la pizza e chiudere subito. Adesso abbiamo 1 minuto e 15, 1 minuto e 20, siamo a 50 secondi. Vedete che incomincia a fare vapore. Adesso siamo a 1 minuto. Minuto e 10. Allora si è alzato un attimino qui, che ho visto, lo abbassiamo. Perché cosa succede? A volte l'impasto fa delle bolle, le bolle si alzano e vanno vicino alla resistenza e lì si brucia. Allora dare un'occhiata se ci sono le bolle. Vedete la pizza è già quasi pronta. Allora, l'impasto è un impasto surgelato, quindi quando si surgela l'impasto alla fine viene un po' umido, quindi sprigiona più vapore, ci vuole un attimino di più in cottura. Diciamo che ci siamo quasi, dai. Allora, praticamente adesso sono andati via, sono passati 2 minuti. Dopo dipende dal gusto personale. Dipende dal gusto personale se la volete cucinare un po' di più, se volete l'impasto più croccante. Io la lascio un pochino di più questa volta. Ma normalmente con l'impasto fresco, eccola qui. Normalmente con l'impasto fresco è un attimo a cucinarsi.
Adesso per finire un filo d'olio d'oliva, rigorosamente extravergine italiano, olio di Puglia. Allora, facciamo la prova adesso del taglio. Vediamo così, metto qui. Ah sì, volevo farvi vedere anche la parte sotto. Vedete? Non è biscottata perché si piega benissimo. Vedete? Qui è, come sentite dal rumore, è croccante, qui anche se è un po' pallidina. Questo perché è pallidina? Perché dove c'è l'attacco della resistenza, lì c'è un po' meno calore. Allora bisognerebbe, ogni tanto io lo faccio, però insomma, sono proprio finezze. Si infila la pala, che è questa qui, che tra l'altro io questa qua anche ve la consiglio perché è in inox, è anche bella spessa, è robusta, ha un manico in legno, non costa neanche tanto. Il bello è che ha la stessa dimensione del diametro del forno, quindi basta infilarla e poi senza neanche alzare tanto e quindi non perdere in temperatura, e ruotare poi la pizza magari di 90 gradi, così si cucina meglio in quella parte lì. Ok ragazzi, vi auguro un buon appetito, spero di avervi fatto venire l'acquolina in bocca, vi auguro buone pizzate a tutti. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like e scrivetemi nei commenti se voi l'avete già fatta una pizza simile o se magari con le melanzane fate qualche altra ricetta, perché così approfitto, visto che ho altre melanzane in congelatore, così vario un po' e mi date magari qualche idea. Ok, buona serata a tutti, ci vediamo al prossimo video.